Sapete qual è la differenza tra un casco enduro, trail o DH? Sapete fare una scelta oculata tra queste tre tipologie di caschi? Ed eccoci qua con i prodotti citati. In questa mano ho uno splendido casco, è il Elite All Mountain 3.0, qui il famosissimo Speed Frame Pro, e in testa il casco da DH della POC, ovvero il famosissimo Coron. Adesso analizziamo la differenza che c'è tra un casco trail e un casco enduro. Come potete vedere sono dotati di due calotte particolarmente differenti tra di loro. Nella fattispecie l'All Mountain 3.0, che può essere definito a giusta ragione un casco trail, ha praticamente una calotta molto più leggera e molto meno protettiva rispetto al casco da enduro aperto, in questo caso, che è lo Speed Frame Pro. Vedete che la nuca è molto più alzata, quindi la protezione della nuca è minore rispetto a un casco da enduro. Così anche come nella parte frontale vi è, a parità ovviamente di taglia dei caschi, questi sono tutti e due una small, vi è una minore protezione. L'ingombro dei due caschi è nettamente differente e ovviamente anche all'interno presenta delle caratteristiche differenti, ovvero molto più pensate per l'enduro, quindi per un utilizzo più gravoso nel caso dello Speed Frame Pro, molto più pensato a una maggiore versatilità, a una maggiore ricerca della leggerezza per quanto riguarda il casco da All Mountain 3.0. Passiamo invece ai caschi da DH. Questo è il POC Coron, ovvero un ottimo casco da DH. Ve lo faccio vedere. Praticamente il casco da DH, rispetto anche ai caschi chiusi da enduro, quindi quelli full face o vogliamo ancora dire con la mentoniera, ha innanzitutto una struttura molto più pesante, soprattutto i caschi come anche il POC, ma soprattutto i caschi di produzione o di marchi americani presentano la certificazione americana per l'utilizzo in DH. Si caratterizza ovviamente un casco da DH nella maggior parte dei casi per avere una quantità minore di aperture di aerazione rispetto al casco full face da enduro. Il POC Coron rappresenta un casco da DH abbastanza classico per quanto riguarda la sua conformazione e quindi idoneo a questa spiegazione. Quindi i caschi da DH sono caratterizzati sicuramente da una minore quantità di areazioni rispetto ai caschi full face da enduro, da una rigidità maggiore, da una certificazione differente rispetto ai caschi full face da enduro e nella maggior parte dei casi, ovviamente a meno che voi non andate a cercare dei materiali particolari tipo la fibra di carbonio o altri materiali come carbon Kevlar o cose di questo simili, nella maggior parte dei casi ovviamente pesano di più dei caschi full face da enduro. Bene ragazzi, che dirvi, questo è tutto. Nel nostro negozio e sul sito Lorgan trovate una vastissima gamma di caschi tra cui scegliere, quindi buon shopping e vi aspetto qua. Ciao!